E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel consueto appuntamento di risposta ai vostri commenti dopo Venezia Monza, che finalmente ci ha visti uscire vincitori dopo che non vincevamo da una vita, e finalmente possiamo vivere dei giorni un po' più pacifici. Per carità, non siamo fuori dalla situazione problematica della classifica, perché di fatto siamo ancora lì, però comunque un attimo respiriamo e abbiamo perlomeno nuova linfa, nuova fiducia per il prossimo futuro, di cui parleremo anche in questo video, parlando della prossima partita che ci aspetta contro l'Empoli. Però prima parleremo un po' di quella che è stata la partita, quindi andiamo a vedere i momenti e analizzare un po' meglio la partita, al di là del gol che comunque nel post partita abbiamo analizzato bene, e lì ci siamo un attimo un po' esaltati, giustamente, perché veramente dateci adito del fatto che insomma non si vinceva da una vita, quindi ci siamo focalizzati sui 3 punti, ma meno sull'analizzare veramente quello che è stato poi il match in tutte le sue circostanze. E parliamo anche un po' dei singoli e insomma tutto quello che avete scritto voi nel post partita di Venezia Monza. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un like, per noi conta tantissimo, e di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di attivare la campanella e di abbonarvi al canale se volete sostenerci anche economicamente un pochino. Andiamo a parlare della partita. Andrei subito direttamente col primo commento di Enrico Battaglia, che un po' analizza efficacemente in breve tutto quello che è stato tra primo e secondo tempo. Primo tempo, diversi errori come in altre partite. Secondo tempo più o meno non è cambiato nulla fino al gol, poi gioco migliore. Assolutamente, sì, diciamo che al di là appunto di quello che dicevo all'inizio, del fatto che ci siamo tanto esaltati per il gol, però analizziamo bene la partita. In fin dei conti, fino al gol, a me è sembrata veramente la fotocopia di Lecce-Venezia, ossia una partita dove io mi aspettavo tanto di più, e poi la prestazione in sé della squadra non mi sembrava neanche tanto energica dal punto di vista delle motivazioni, al di là dell'aspetto tattico. Quindi mi sembrava veramente la fotocopia fino al gol. Esatto. Poi ci siamo un attimo liberati del peso, forse. Sì. Poi abbiamo anche visto la prima occasione comunque venuta dal Monza, subito nei primi minuti. Anche Di Francesco ha detto che siamo partiti molto frenati e quasi non riconosceva quasi la squadra. Infatti eravamo un po', cioè non eravamo noi, come anche con Lecce. Sì, come tra l'altro in tutte le partite salvezza vedo un po' questo atteggiamento, dove invece cosa che invece non vedo nelle partite contro le big, dove partiamo comunque sempre a razzo e sorprendiamo quasi sempre l'avversario che non se l'aspetta. Esatto. E di fatto quasi sempre, o molte volte, di fatto poi il risultato ci ha premiato un minimo, magari con un pareggio. Sì. Comunque effettivamente è vero, l'ha detto anche Di Francesco, lo ha ammesso, però c'è di fatto tanta imprecisione un po' da parte di tutti, ci si capiva un po' in campo, tanti errori tecnici, quindi io ho detto qua finisce come altre volte. Immaginavo che non fosse una vittoria scontata, non lo è stata poi di fatto. Poi tra l'altro Maresca ci ha messo del suo, il gioco era spesso interrotto da tantissimi falli che impedivano un po' che la manovra, ma di entrambe le squadre, questo non voglio dire solo che ha penalizzato noi, un po' tutte e due le squadre erano un po' penalizzate dal fatto che, ok, c'erano tanti falli, per carità, perché nessuna delle due squadre voleva rischiare così, e voleva far prendere troppo campo all'avversario, però scorrere un minimo di più sarebbe stato un po' migliore, perché poi la partita veramente in larghi tratti durava 6 secondi e poi c'era un fallo ed era praticamente inguardabile, soprattutto nel primo tempo questo. Esatto, poi comunque il Venezia ha preso campo e sono anche arrivate 2 occasioni da calcio piazzato, esatto, di Nicolussi Caviglia. Come sempre noi non possiamo fare a meno dei calci piazzati di Nicolussi Caviglia, che sono sempre molto pericolosi, perché siamo comunque fortunati ad avere un giocatore con così tanta qualità. Sì, quella del primo tempo è quasi segna, Sì, cioè che infatti. Turati quasi non la prende. Poi da un cross Izes la lancia in mezzo e Marcandalli la cerca di buttare dentro verso la cerca di indirizzare Turati, e Turati la para anche questa. Secondo tempo secondo me ricomincia con la stessa dinamica, di fatto non cambiava poi molto dal primo, fino a prima del gol, i cambi secondo me che fa Di Francesco, che effettivamente stavolta ribaltano il match, almeno dal punto di vista di energie, non tanto dal punto di vista tecnico, perché comunque i valori sappiamo che quelli che sono, però secondo me qualcosa hanno dato comunque, a dispetto anche del pensiero di molti. L'ingresso di Fila, Yeboah e Aps, ok, inseriamolo, ma di fatto per me principalmente quello di Fila ovviamente è quello di Yeboah, hanno inciso, e di fatto poi
arriva il gol fatidico che non arrivava da una vita e lì poi si mette tutto in discesa, secondo me. Lì cambia proprio l'inerzia del match, ma anche dal punto di vista delle motivazioni dei giocatori in campo, dello stadio, cioè da tutti i punti di vista. Ci siamo proprio liberati di un peso. Sì, sembrava un'altra squadra più viva e ci credeva moltissimo nella vittoria, infatti sono stati bravi a tenere anche il vantaggio, che non succedeva da un po' anche questo. Tra l'altro, cosa che non abbiamo forse detto nel video post partita, l'azione, ok, Ellerson mette dentro Fila, fa il gol, si fa trovare pronto, quindi bravissimo Fila, ma l'azione parte tutta da Kandé che con un lancio in verticale innesca di fatto Ellerson, è bravissimo Ellerson che ha fatto un partitone, di cui parleremo dopo, quindi aspettate, e quindi bravissimo anche Kandé che un po' si fa perdonare per quell'errore di Lecce Sì. sulla marcatura di Baschirotto, un po' così, però comunque sì, effettivamente poi il finale non abbiamo quasi rischiato nulla di fatto, perché vabbè, forse il Monza l'ha anche un po' sofferta dal punto di vista emotivo, insomma l'ennesima sconfitta che stava per arrivare non ha creato poi molto secondo me. Abbiamo difeso bene perché effettivamente siamo stati bravi a difendere il risultato, questo bisogna essere onesti, bisogna dirlo, e una squadra più sicuramente, come hai detto tu, più viva, più energica nel finale, che ha proprio ritrovato energie nuove che forse non sapeva neanche lei di avere. Andiamo a parlare un po' di questa solidità del Venezia che di fatto Di Francesco è riuscito a costruire in questa seconda metà di campionato. Con il commento di Marco Manprin che scrive: siamo la squadra che, tra quelle che lottano per la salvezza, merita di più. Purtroppo abbiamo lasciato troppi punti per strada per l'inadeguatezza della rosa. Vedi Candela, Joronen, Kemby era uno dei miei preferiti e mai mi sarei aspettato le papere che ha fatto. Anche per la sfortuna o orrori arbitrali. Ma questa è l'unione dei ragazzi che ci mostra di non mollare mai e ci fanno ancora sognare. Ultime 7 partite, 5 pareggi, una vittoria e una sconfitta. Forse la ruota sta girando e forse nel momento più giusto. Credo che l'energia che si è sentita oggi con una curva infuocata, il ritiro della 13 di modulo, il primo gol di fila che si è sbloccato, speriamo dopo la squalifica ne faccia altri, credo che questa energia possa spronare i ragazzi e cambiare il campionato. Forza Unione e carica. E vado direttamente al commento dopo di 7 Ode che scrive: peccato che Fila sia stato espulso e non ci sia la prossima partita, proprio ora che si è sbloccato. Speriamo che Maric o Gitker riescano a buttarla dentro per sbaglio. Di Francesco è già tanto quello che sta facendo, avendo capito che i punti di forza della squadra, dopo il mercato, sono la difesa e il centrocampo. E imposta un gioco solido e pragmatico, che è l'unica maniera per sperare di portare a casa qualche punto e sperare che poi qualcosa di casuale accada in attacco, sfruttando i piazzati con Nicolussi e gli spazi aperti. Gli unici modi con i quali questa compagine può segnare, vista l'estrema povertà in fase offensiva. Riuscire a lottare fino alla fine giocando senza attacco è già un mezzo miracolo. Onore ai ragazzi e a Di Francesco che stanno facendo il massimo per onorare, finora riuscendoci, fino in fondo un campionato che ci vedeva partire come la squadra Materasso già retrocessa a dicembre. Sì, due bei commenti. Effettivamente però, ripartendo dal primo commento, effettivamente l'errore dei singoli, soprattutto a inizio campionato, noi ci ha tagliato le gambe, perché di fatto lì sono andati buttati punti su punti su punti su punti, perché tante volte magari, cioè, non era la squadra organizzata che è adesso, per carità, però c'è da dire che tante volte quel punto te lo potevi portare a casa se non c'era quel mezzo errore. Mi ricordo così a memoria quell'errore di tipo al Maradona di Candela, per me lì 10 minuti li riuscivamo a resistere e quindi il punto te lo portavi a casa, ed era un punto in più. Sì, così tanti punti persi comunque buttati alla fine perché sono regalati, e questo ci ha un po' portato a dove siamo adesso, anche con una dose un po' di sfortuna, diciamo, dai. Anche un po' di autogol abbiamo fatto e questa può essere anche la sfortuna degli autogol. Vabbè, anche Chiorone all'inizio, cioè quanti errori ha fatto purtroppo. Anch'io non mi aspettavo, come diceva nel commento, cioè neanche io mi aspettavo quelle partite lì, quelle prestazioni, dopo che la scorsa stagione era stato pazzesco, tante volte ci aveva salvato addirittura il risultato. Quindi veramente i due singoli che hai citato effettivamente sono quelli un po' responsabili, soprattutto Candela secondo me, perché di fatto poi Joronen l'hai rimpiazzato, quindi vabbè, ci sta, amen, è una stagione così, amen. E hai messo Stankovic e lì è sistemato.
Però Candela ha fatto danni. Infatti, da quando poi Candela è andato via abbiamo cominciato a pareggiare più partite, abbiamo vinto anche... No, vinto no, però pareggiato più partite, quello sì. Sì, però scusa, ma anche con Candela, con un Candela in meno, semplicemente non ho più visto, come dire, suicidi tecnici, nel senso di errori talmente madornali che non puoi neanche imputare all'allenatore, alla squadra, esatto. lo puoi imputare veramente solo al singolo. E noi ne avevamo parecchi di così. Infatti, anche perché adesso comunque abbiamo trovato una solidità difensiva diversa e molto più solida rispetto anche nella prima parte di campionato. Una delle migliori difese, no? Esatto. O da un po' di partite siamo la terza difesa migliore del campionato, ma infatti l'abbiamo visto, non abbiamo quasi mai subito gol. Col Bologna, ultimamente che mi ricordi, col Bologna abbiamo subito un gol, col Como un gol. Sì, un massimo uno, quindi comunque questa con Lecce, un ottimo messaggio, perché anche se la fase offensiva magari non funziona troppo, almeno c'è quella difensiva al centrocampo che reggono anche molto bene, devo dire. Sì, diciamo che un Di Francesco è diventato snaturato da quello che è lui, nel senso si è snaturato, si è adattato alla rosa a disposizione, è diventato quello che non è o quello che non era. Perché a questo punto c'è da domandarsi se questo è il nuovo Di Francesco o si è semplicemente adattato a quello che ha da noi e poi in futuro cambierà e tornerà a fare quello che gli piace di più. Comunque di fatto mi sembra diventato un allenatore, almeno per questa stagione o in questa seconda parte di stagione soprattutto, più pragmatico, più come dire, uno che si adatta, sì, perché di fatto poi la fase offensiva, che era un po' il suo must, il suo fare calcio, non si è praticamente mai visto. Magari ci avrà provato all'inizio. Ha provato, però non c'è riuscito, quindi ha cercato di ignorare quella parte e basarsi un po' più sulla difesa, che comunque è forte. Ma perché, Venezia adesso. Ma perché infatti offensivamente, anche rispetto all'inizio campionato, io vedo comunque, ma anche nella partita contro il Monza, non vedo più quelle trame offensive che anche all'inizio campionato vedevo, dicevo cavolo bello, però al di là delle prestazioni poi magari il risultato non arrivava, no? Quindi ottime prestazioni ma poi il risultato nada. Invece adesso succede di fatto il contrario, perché anche magari non vinci come il 90% delle volte, ieri contro il Monza abbiamo vinto, però poi nelle partite dove riesci a creare poco, quel poco lo sprechi, sottolineiamolo, perché magari qualcosina lo crei pure, ma lo sprechi, il punto te lo porti a casa, dico, esatto, con le giornate un po' così. È sicuramente un Di Francesco quindi diverso, e offensivamente ci tocca basarci su quello che, come dicevi all'inizio video, quello che crea soprattutto Nicolò Caviglia. Comunque da quelle situazioni possono nascere cose particolari, da angoli, punizioni. Esatto, anche perché più della metà dei gol che abbiamo fatto sono stati da calci piazzati. Soprattutto grazie a Nicolò Caviglia, probabilmente, perché siamo fortunati, come dicevo prima, ad averlo. Abbiamo visto anche, grazie ai risultati che ci sono stati ultimamente, 7 partite, 5 pareggi, che sono tanti, una sconfitta e una vittoria, quella dell'altro ieri. Anche da quello che ha detto nel post partita di Francesco, che diceva che nello spogliatoio, cos'è che aveva detto? Che è entrato alla fine del primo tempo in spogliatoio e ha chiesto proprio ai ragazzi se ci credevano anche loro in questa vittoria, probabilmente, e ha visto un'ottima risposta, che tutti hanno risposto di sì, che ci credono, e poi l'hanno effettivamente dimostrato in campo. Sì, quindi da quello che ne hai vinto, un Di Francesco, ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, è un Di Francesco più motivazionale, meno legato all'aspetto tattico, che sicuramente c'è, per carità, è un allenatore di calcio, quindi figurati poi lui con i suoi progressi, è un allenatore molto che si focalizza tantissimo sull'aspetto tattico, però adesso diventa un Di Francesco quasi più motivazionale, un aspetto che gli hanno sempre un po', come dire, imputato, non fosse il suo qualità principale. Comunque posso dire che l'atteggiamento che sta assumendo adesso Di Francesco tra fase difensiva, sicuramente molto accurata e tutto, una fase offensiva che purtroppo produce quel che produce, però comunque qualcosina produce, l'importante è che i singoli la mettano dentro. Comunque l'atteggiamento, quello di adattamento che ha avuto, che io
cioè, sinceramente apprezzo. È una forma di maturità anche la sua, un adattarsi appunto a quello che ha e cercando anche di motivare i giocatori, anche se non è proprio il suo modo di fare, però sì, comunque si vedono anche su questi risultati e speriamo che anche nelle prossime riesca ad aiutare di più i giocatori in questo modo. Sì, e spero che sarebbe bello almeno che sta roba qui avesse un esito positivo, in primis anche per lui, per carità, perché comunque sono stagioni insomma che subisce di tutto di più dal punto di vista anche mediatico, e sarebbe bello insomma anche per noi che tutto questo avesse un esito positivo, quindi la salvezza finale. Passiamo ora al capitolo dei singoli che abbiamo visto nella scorsa partita, i singoli che hanno inciso. Marmatari scrive: bravo Di Francesco per i cambi, hanno dato energia alla squadra che all'inizio di secondo tempo mi sembrava un po' spenta, un po' ingenuo Fila a fare fallo all'ultimo. La prossima partita con chi si giocherà? Ellerson ha fatto davvero una bella partita, tutta fascia, chiudeva sempre l'attaccante e ha fatto pure l'assist per Fila. Luca Busato invece: solo la presenza di Poyampalo in tribuna è bastato per farci segnare su azione. Ora aspettiamo i risultati di Lecce e Empoli. D'accordissimo su Yeboah, almeno ha dato supporto a Fila, anche se in maniera come al solito caotica. Oristanio continua stupidamente a nascondersi e isolarsi lateralmente, lasciando sempre solo Gitker. Veramente la più cocente delusione quest'anno. Oggi oltre al solito Izes, molto bene Candé ed Ellerson. Forza Unione. Sì, sicuramente, come sottolineava Luca Busato, che la presenza di Poyampalo ha aiutato evidentemente, perché non si vinceva da una vita, quindi sicuramente ha aiutato. Fila lo ha ispirato, non so. Sì. Sì, è bello comunque vederlo allo stadio, è bello vedere che ci tiene ancora la piazza, che insomma non ci ha dimenticato e che comunque si vede un po' che magari gli è dispiaciuto andare via perché comunque ci è ancora legato, no? Quindi se no semplicemente starebbe là, e invece vuol dire che è rimasto comunque in buoni rapporti con l'ambiente, con tutto. Quindi sì, è sempre bello vederlo, è bellissimo vederlo che è ancora legato a Venezia e tutto quello che ci circonda. Sì, passando un attimo all'aspetto dei singoli, partiamo secondo me da Fila. Sicuramente, autore del gol, ma al di là di quello, quando è entrato ha dato una vivacità importante, perché comunque l'ho visto veramente vivo, con voglia di scrollarsi di dosso tutto sto peso di prestazioni non buone, secondo me dettate molto da appunto quello che dicevamo prima, che offensivamente non siamo più brillanti come prima, proprio, ma come squadra, non come singoli. Anche, per carità, però dico anche di squadra, secondo me produciamo meno bene di quanto facevamo all'inizio campionato. Sì, anche per quanto riguarda le sponde, secondo me tra i tre lui è il migliore. Quello che ha fatto la scorsa partita ha dimostrato di essere magari più portato a fare, se lo fa in quel modo. Ma anche tecnicamente in generale, sì, secondo esatto, me è il più. In generale sì, è più anche, non so, più intelligente anche. Ha fatto delle ottime sponde, devo dire, molto buone, oltre a, il gol che ha segnato. Però oltre a quello l'ho visto molto bene in campo l'altro giorno. Peccato che non ci sia nella prossima partita, perché si era appena sbloccato, quindi poteva anche fare meglio. Era in fiducia almeno, cavolo. Sì. Cioè sicuramente adesso aveva quel boost di energia, di fiducia, di dire ho trovato il gol, si è sbloccato e via. Sì, è vero, peccato. Però sì, comunque sì, è vero che tecnicamente secondo me è il migliore dei tre. Tecnicamente parlando, non a livello di fisicità o altro. Proprio a livello tecnico, secondo me, tra Gitker e Maric, preferisco lui. Esatto. Io almeno. Poi ditemi voi cosa ne pensate. Giusto. Se non siete d'accordo. Però secondo me è lui quello. Sì, anche secondo me. Poi Marmatari ci ha chiesto la prossima partita con chi si giocherà, secondo te? Allora, non lo so, cioè potrebbe essere per fisicità, secondo me, io preferirei Maric per fisicità, anche perché ieri Gitker non l'ho visto benissimo, ma come non vedevo benissimo nessuna punta quest'anno, neanche poi un palo con Di Francesco, quindi a dire tutta non ce l'ho con Gitker, ce l'ho proprio con il ruolo di prima punta quest'anno, che ho già ripetuto, per me è il ruolo in cui si è lavorato peggio in questa stagione, perché invece in difesa centrocampo si è lavorato molto bene, la squadra gira, e quindi Gitker l'ho visto un po' così. Se sta bene gli preferirei Maric, ma secondo me Di Francesco è il primo a preferirgli Maric, se sta bene Maric, perché non l'ha messo ultimamente solo perché non c'era, cioè era infortunato. Sì, secondo me invece ovviamente la penso come te, se dovesse tornare Maric, lui ovviamente, come pensa anche Di Francesco. Ma in teoria era convocato, se non ho capito male. Sta comunque migliorando. Non l'ha rischiato, esatto, perché evidentemente non era proprio al massimo, sì, ecco, per non dire altro.
Comunque Gytker, se dovessi giocare Gytker, non puoi mai metterlo con Oristagno, perché dopo quello che abbiamo visto la scorsa partita cioè, lo lascia veramente da solo. Ma non solo la Oristagno, sì, tutte effettivamente ultimamente. Oristagno si isola, come avete detto anche voi, e non so, lascia veramente la punta da sola. Almeno Yeboah riesce a farlo meglio e è più propositivo anche nel voler giocare in coppia, perché Oristagno pensa solo a se stesso, che vuole giocare da solo. Questo non è un buono e non puoi lasciare Gytker da solo. O semplicemente, cioè, non è brillante come inizio campionato, cioè non ci vedo un po', sicuramente un po' di egoismo nelle sue giocate, però semplicemente a volte lo vedo proprio, non so, disconnesso, non saprei come dire. Sicuramente non aiuta la prima punta, come hai detto tu, perché veramente ok le difficoltà di Gytker, ok le difficoltà di qualsiasi prima punta, però una seconda punta come Oristagno vedo che fa fatica a dare supporto alla punta in questione nella partita. Quindi effettivamente, come avevo sottolineato prima, l'ingresso di Yeboah, per quello dico che per me ha contato, perché nel suo caos, perché sicuramente crea caos, però crea caos anche per gli avversari, quindi è utile. Secondo me almeno è un po' più mobile, un po' più vivo, un po' più... sì, si muove un po' di più e secondo me fa cose un po' più giuste, dà un po' di quella imprevedibilità che aiuta poi anche la squadra. Oristagno ormai anche, cioè, nonostante la sua qualità tecnica, ed è quello che dovrebbe dare, un po' svariare per dare soluzioni diverse, fare giocate che gli altri evidentemente non possono fare perché non hanno certe qualità, certe caratteristiche tecniche, e non riesce a darle. Yeboah invece perlomeno ci prova, ecco, quindi per quello dico meglio Yeboah, ma tante volte che lo vedo entrare fa un po' meglio secondo me di Oristagno in quei pochi minuti che gli vengono concessi. Ieri anche è arrivato in area a dribblare il difensore, quindi ha avuto anche un'occasione importante, poi l'ha sprecata. Poi si ammazza da solo, però vabbè, quello sì, però di fatto secondo me entra meglio. Poi non so se dal primo minuto farebbe la stessa figura di Oristagno, secondo me comunque tante volte hai provato Oristagno titolare, prova una volta, visto che mi sembra in un periodo buono, magari si gioca le sue carte per rimanere, io lo proverei da titolare. Passando invece a Ellerson, che è stato veramente ottimo, ha fatto anche l'assist. Lui si vede tanto che si sacrifica e corre tantissimo, come anche Zerbin dall'altra parte. Quindi ottimo, peccato che non sia più nostro, però l'altro ieri ottima partita. Sì, che poi nell'azione dal gol, anche altra cosa che non abbiamo sottolineato del gol, vince il contrasto, Ellerson vince il contrasto con Pedro Pereira, quindi bravo anche in quel frangente. Avevo paura che fischiasse fallo. Maresca per fortuna ha visto bene, ci ha visto bene, non ha fischiato, il VAR nemmeno, perché di fatto non è fallo, insomma, uno scontro fisico. Comunque anche sì, di Zerbin, altra cosa, cioè azioni dal fondo, come ha fatto Ellerson, anche Zerbin deve andare più sul fondo, perché in quell'occasione lì è andato sul fondo, l'ha messo in mezzo e fila ha trovato. E invece è una cosa che vedo far poco, soprattutto da Zerbin, che invece cerca di andare tanto centrale, magari è una richiesta dell'allenatore, quindi non è colpa sua. Però mi piace quella soluzione lì. Come dicevamo prima, la difesa ottima, ha retto molto bene, con Izes che è sempre lì pronto a difendere bene. Perfetto. E anche Kandé ha fatto molto bene ieri, innescando appunto l'azione del gol. L'unico che magari è stato un po' meno bravo è stato Marcandalli, ma sappiamo che non è il nostro titolare, purtroppo sta un attimo cercando di sostituire Shin-Tien. Sì, non ha tutto bene, speravo fosse un po' meglio di così, da quel che mi sembra di vedere, mi sembra anche lui un po' disconnesso dal resto della squadra, però comunque cerca di fare il suo, sicuramente sì, è un prestito senza diritto di riscatto, però penso finirà così, perché di fatto appena tornerà Shin-Tien penso che comunque riprendere il posto. Spero che di qui alla fine stagione insomma migliori un po'. Contro il Monza comunque prestazione secondo me non insufficiente, però lo vedo meno brillante di un Kandé, per carità, di un Izes che ci sono da più tempo, Izes soprattutto ovviamente. Però Marcandalli secondo me non mi convince mai del tutto, ecco. E passiamo all'ultimo capitolo, Empoli, che sarà di fatto un'altra finale per continuare a sperare nel sogno.
con il commento di Cristiano Gennaro: vi meritate, ci meritiamo questa bellissima serata. Sono sicuro che a Empoli faremo un'ottima prestazione. E Maurizio Zane che scrive: alla luce di questo risultato vorrei fare delle considerazioni. Indipendentemente da come andrà questa stagione, la prima dalla salvezza con Recoba e Maniero, che il Venezia ha concrete possibilità di salvezza a questo punto della stagione. Restare in corsa non era riuscito a Spalletti, Prandelli e Zanetti. 2. Buona parte dei meriti quindi vanno riconosciuti a Di Francesco, che ha dato un'identità precisa a una squadra e che nel mercato di gennaio ha perso anche il suo bomber. 3. Vista la situazione di classifica, aumentano i rimpianti per tutti quei punti persi per grossolani errori individuali. Ora, sperando Juve e Napoli facciano il loro dovere, si va ad Empoli con il morale alto, ma con il dispiacere per l'espulsione di Fila. Avrebbe fatto comodo un giocatore galvanizzato da un gol decisivo. Esatto, il Lecce abbiamo già visto che ha perso contro la Juve, per fortuna, e stasera vedremo cosa farà l'Empoli contro il Napoli. Speriamo bene. Infatti. Speriamo bene. La vedremo. Sì, no, anche perché, scusa, cioè, il Napoli non può permettersi di perdere, se no perderebbe praticamente definitivamente la corsa contro lo scudetto. Sì, per lo scudetto contro l'Inter, quindi dai. Sì. E sicuramente dopo una partita così, dopo soprattutto il risultato di ieri, al di là della prestazione, infonde sicuramente fiducia a tutto l'ambiente, dai giocatori e tifosi, che cioè fino al gol ero rimasto abbastanza così a dire non è possibile, cioè, a questo punto ce lo meritiamo. Dopo il gol invece botta di vita e finalmente insomma adesso affronteremo, speriamo, questo prossimo contro Salvezza in maniera definitivamente diversa, finalmente diversa, perché secondo me contro l'Empoli devi partire subito meglio, non puoi permetterti quel primo tempo e quell'inizio di secondo tempo, quell'inizio fino al 70° di fatto che hai avuto contro il Monza, perché secondo me cioè, l'Empoli è una squadra leggermente superiore anche di valore tecnici e non ti puoi permettere secondo me un inizio un po' troppo impaurito, ecco. Sì, sarà comunque un'altra finale come col Monza e questa veramente avrà più pressione secondo me, perché sai che devi vincerla per riuscire a salvarti, perché magari la prossima vedremo anche la classifica che si muove un po' di più. Servirà quindi molta lucidità anche dei giocatori e devono dimostrare anche molta maturità per riuscire ad affrontare questa partita così importante. Importante sarà mantenere anche la lucidità davanti alla porta in quell'occasione che avremo, come è stato bravo Fila. Sì. Vedremo chi schiererà in attacco, quindi io spererei che schierasse quindi a questo punto un Yeboah assieme a Maric. Questo è la mia visione almeno per la prossima partita, poi vediamo nel prossimo futuro. E altra cosa importante secondo me, l'avevo anche già detto però lo ridico, la capacità di mantenere il risultato quando passiamo in vantaggio, se passeremo in vantaggio, per come abbiamo fatto bene contro il Monza. Di fatto poi effettivamente, come abbiamo detto, siamo molto migliorati, siamo una delle migliori difese del campionato, bravissimo Di Francesco a lavorarci. Sarà importante non prendere il gol, al di là che passeremo noi in vantaggio o insomma rimarrà così la partita sullo 0-0, perché dopo non prendendo il gol cioè limiti un po' i danni, o se riesci a trovare il gol come contro il Monza hai limitato i danni prima, hai trovato il gol e arrivano i 3 punti. Esatto. Ora la classifica ci sorride un po' di più, quindi abbiamo il dovere di crederci e andare a Empoli con una mentalità più positiva e cercare di vincerla assolutamente. I punti parlano chiaro, siamo ancora lì, possiamo farcela, non è finita. Poteva essere finita dopo Venezia-Monza se finiva male, non è finita male, anche se finiva in pareggio per me io mollavo, cioè dicevo che più o meno insomma dai, se non riuscivi a vincere neanche quella, ho detto Cristo, dove andiamo? L'abbiamo vinta, quindi benissimo, adesso c'è veramente da crederci fino alla fine. Grazie per aver visto il video fino a qui, appunto vi chiedo se è possibile di iscrivervi se non siete già iscritti, di lasciare un like per supportarci, di abbonarvi per chi ci vuole aiutare un po' di più, però chi non può basta anche solo un like, per noi è davvero importante anche solo quello. Attivate la campanella e come al solito direi è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.